Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. Oggi vedremo le preposizioni di tempo da, a e per. Ci saranno diversi esempi, vi farò vedere quando si utilizzano queste preposizioni e questa è la prima parte. Infatti vi farò un altro video sulle preposizioni tra, fra, su e in, anche loro utilizzate come preposizioni di tempo, perché ci sono tanti utilizzi di queste preposizioni. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Partiamo allora con la preposizione da. Da indica il momento in cui un'azione comincia e che dura ancora al momento dell'enunciazione, vale a dire può essere un'azione che inizia nel passato ma che ancora oggi è vera nel momento in cui parliamo, quindi dura ancora nel presente. Dicevamo, può essere un'azione passata oppure può essere un'azione che comincerà nel futuro. Iniziamo a vedere quando è un'azione che è cominciata nel passato con alcuni esempi. Gioco a tennis da 5 anni. Allora, in questo caso si intende che abbiamo iniziato a giocare a tennis 5 anni fa, ma ancora adesso giochiamo a tennis, d'accordo? Oppure suono il pianoforte da 3 anni. Allora, abbiamo iniziato a suonare il pianoforte 3 anni fa, quindi l'azione è cominciata sì in un momento passato, ma è ancora vera nel momento in cui parliamo, adesso, quindi dura tuttora. È cominciata 3 anni fa e ancora oggi suoniamo il pianoforte, ok? Oppure studio il francese da 10 anni. Allora, ho iniziato a studiare il francese 10 anni fa, ma ancora adesso studio il francese. Quindi vedete, è cominciata l'azione in un momento passato, ma è vera ancora al presente. Oppure abito qui dal 2019, qui in questo caso dal 2019, vedete che dal è una preposizione articolata, si intende che ci siamo trasferiti in questo posto nel 2019 e ancora oggi abitiamo in questa città, d'accordo? Quindi vedete proprio che in italiano utilizziamo il presente per esprimere questo senso, di un'azione che è cominciata nel passato ed è vera ancora nel presente. In inglese invece per esprimere questo concetto si utilizza il present perfect o il present perfect continuous, ok? Quindi vedete qui la differenza di utilizzo dei tempi verbali per riferirsi allo stesso concetto. E questo uso della preposizione da in realtà corrisponderebbe un po' al for o since, ok? In inglese. Quando ci riferiamo a un momento futuro in cui comincerà l'azione, allora in quel modo, in quel caso, l'azione, il tempo in realtà, il tempo specificato è molto particolare, non è generale, è molto specifico. Per esempio, da domani sarò in vacanza. Vedete che domani è un tempo molto specifico. Oppure gli abbonamenti del treno aumenteranno dal 1 gennaio 2022. Ancora una volta vedete che qui 1 gennaio 2022 è una data specifica, d'accordo? Vediamo allora adesso quando utilizziamo la preposizione da in congiunzione alla preposizione a nell'espressione da a. Allora, da a si utilizza per esprimere la durata di un'azione che comincia e finisce in un periodo, in un momento specifico. Per esempio, l'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì. Vedete? È un momento specifico, come dire, inizia dal lunedì e finisce il venerdì, quindi da a si intende proprio la durata di questa azione da un certo momento a un altro momento, quindi inizia e finisce in un momento specifico. Oppure ho frequentato l'università dal 2008 al 2011, vedete l'arco temporale in cui questa azione è iniziata ed è finita.
oppure con un'azione futura. In realtà, se ci riferiamo a un'azione futura, utilizziamo da fino a. Quindi da gennaio fino a fine febbraio non berrò più la Coca-Cola con la caffeina, d'accordo? Quindi si intende in questo specifico momento futuro, da questo momento in cui inizierà l'azione fino a questo momento in cui finirà, non appunto, in questo caso non berremo più la caffeina. Quindi da gennaio fino a fine febbraio, in questo caso per un'azione, per un periodo di tempo futuro, allora è da fino a. Se invece ci riferiamo a un periodo di tempo da a, che può essere passato, in cui si è iniziata l'azione, si è completata, oppure più al presente, per esempio l'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, allora utilizziamo da a. Vediamo adesso la preposizione a. La preposizione a si utilizza con le ore e in questo caso in realtà equivarrebbe un po' alla preposizione at in inglese. Quindi esco di casa alle 8, vedete, come preposizione articolata però, mi raccomando. Esco di casa alle 8, oppure il film inizia alle 21, vedete anche qui il film inizia alle 21. E poi utilizziamo la preposizione a con i mesi. Per esempio, la primavera inizia a marzo, oppure la scuola finisce a giugno. E poi abbiamo la preposizione per, che si utilizza per esprimere il periodo di tempo, la durata continuata di un'azione nel passato o nel futuro. Allora, per esempio, Luca ha lavorato a Parigi per 5 anni. Possiamo anche omettere il per in questo caso quando ci riferiamo proprio alla durata, ok? Luca ha lavorato a Parigi 5 anni. Esprime sempre lo stesso concetto. E cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento Luca non lavora più a Parigi, ha lavorato nel passato 5 anni a Parigi, quindi questa azione non interessa minimamente il presente, quindi è iniziata ed è finita nel passato, ok? Oppure l'anno prossimo, vediamo un po' quando si utilizza come al futuro qui, l'anno prossimo andrò in vacanza in Giappone per 2 mesi. Quindi vedete qui che è un'azione futura che non interessa il presente e inizierà e finirà nel futuro. Quindi preposizione per indica un'azione che inizia e finisce in un momento passato o che inizierà e finirà in un momento futuro. Quando si utilizza la preposizione per all'interno di una frase che ha il presente, allora in questo caso denota un'azione che finirà nel futuro. Per esempio, ti aspetto ancora per 10 minuti e poi me ne vado. In questo caso vedete che utilizziamo per in questa frase con il verbo al presente perché la fine dei 10 minuti è in realtà nel futuro a partire da questo momento, d'accordo? Quindi questo appunto è tutto sulle preposizioni di oggi che abbiamo visto, spero che siano chiare adesso. Vi farò, come dicevo, una seconda parte in cui vedremo altre preposizioni di tempo, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!